Ultimo tuffo nei colori del mare. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Figaro Art da Francesca. Oggi siamo a fine settembre ma c'è ancora caldo, quindi ne approfittiamo e faremo un ultimo tuffo nei colori del mare. Come? Allora, io pensavo di utilizzare un Bloom 3D come tecnica e iniziare con, visto che mi è rimasta l'ultima tellina rotonda, faremo una bella rotonda sul mare. Con la tecnica Bloom, vediamo, proviamo anche la paletta di colori, che sarà piuttosto semplice, non ne utilizzerò tanti. E quindi il primo video che vi caricherò sicuramente sarà questo, che adesso andiamo a preparare con un blu verde di Amsterdam, credo che userò anche un po' di blu di Prussia. Poi ho questo è un residuo ma ce n'è e penso che lo utilizzerò, è un ciano, un blu ciano sempre di Amsterdam, mischiato con un po' di blu di azzurro perlato di Arteza, ma troverete tutti i materiali e colori che ho utilizzato in descrizione. Ovviamente avremo assolutamente un bianco titanio di Amsterdam, che lo utilizzeremo come base, anche un po' in mezzo ai colori, e io qui ne ho un po', è un residuo ma ce n'ho poco, quindi ne dovrò preparare un po', di White Mix con Satin Animal di DecoArt. Questo l'ho preparato anche nel video precedente, dove ho preparato sia il Black Mix che il White Mix. Quindi se vi interessa proprio vederlo, andate a vedervi il video precedente legato alla perla nera. Però vi metterò comunque la ricetta della preparazione anche in questo video qua. Poi il secondo video, perché ve ne carico sempre più di uno, la mia idea è di fare una cosa in realtà un po' più articolata, spero di starci dentro con i tempi. L'idea è è un po' che ce l'ho in testa, è di riprovare a fare una mascheratura. La mia idea iniziale era di fare un fratello gemello di questo, magari speculare da mettere vicino, e invece che utilizzare lo swipe come avevo fatto qui, questo l'ho fatto tanto tempo fa, non so quanto, adesso forse un paio d'anni fa, non ricordo, ma circa così. E farne un altro uguale speculare, ma utilizzando la tecnica del Bloom 3D, quindi diciamo due gemelli diversi da mettere vicini. Poi quando sono andata a vedere le tele, ecco, uguale non ce l'ho, quindi l'idea del gemello diverso, no. Ho tirato fuori le uniche che possono che possono prestarsi. Allora, una è un po' più piccola, adesso ve le faccio anche vedere vicine, ma vedete? Questa è più piccola e questa invece è decisamente più grande. Non lo so, perché io volevo utilizzare la mascheratura che avevo utilizzato qua, visto che ce l'avevo tenuta, è già ritagliata, e l'idea era questa, solo che nella tela piccola la mascheratura ci sta giusta giusta, proprio risicata, e non c'è tanto spazio di fianco poi per fare una scia d'effetto, insomma, come ho in testa, come avrei in testa. L'altra più grande, sì, lo spazio c'è, ce n'è fin troppo, quindi c'è da inventarsi qualcos'altro. Magari sotto creare un po' tipo un paesaggio acquatico. Non lo so, perché poi è da un po' di tempo che vorrei anche provare la tecnica della catenella. E visto che l'ho comprata e ce l'ho ancora confezionata, potremmo provare a azzardare con la tela più grande, fare il cavalluccio qui con il bloom, la scia di bloom qua,
e qua in basso fare con la catenella tipo alghe, tipo piante acquatiche. Allora, non l'ho mai provata, mai, quindi questa sarà la prova di esordio. Non so come verrà, mi è sempre sembrata abbastanza semplice da realizzare, ma lo scopriremo. Adesso vedo se mentre la realizziamo farò una prova veloce sul supporto vicino, forse è meglio. Però insomma la mia idea potrebbe essere questa. Allora, preparare un versamento, comunque preparare un'opera con la mascheratura richiede decisamente più tempo. È per questo che ho intenzione di adattare la mascheratura che già avevo preparato per il quadretto che vi ho fatto appena vedere. E cosa uso per le mascherature? Vi faccio comunque vedere perché ce l'ho qui. Cioè in realtà ne ho utilizzati di diversi tipi. Questa è a rotolo e l'ho comprata in un colorificio qua vicino. E vedete è una carta, è plastificata adesiva. Quindi io disegno la mia sagoma su un foglio normale, poi la metto sopra qui e a matita la calco, la ricalco, no? In modo che ci venga proprio mm, cioè che rimanga la traccia, in modo così da poterla poi ritagliare. E i disegni li prendo su Google Immagini, cioè li copio da lì, banalmente col cellulare cerco un'immagine stilizzata che mi piace, poi la riproduco in questo modo, la disegno prima su un foglio di carta e poi la ricalco, proprio calcando, ripassando il profilo con una matita un po' dura, in modo che, e anche un po' scura, in modo che passi e il contorno e dopo lo ritaglio. In questo caso la mascheratura ce l'abbiamo già fatta perché l'avevo utilizzata per quello, quindi riutilizzeremo quella. Spero che sia ancora utilizzabile perché sai, è vero che è plastificata, però un po', cioè noi utilizzandola per la fluid art, quindi ci va sopra tanto colore. Comunque l'idea è di utilizzare questa, mi sembra ancora in buone condizioni. Mm, Quando provate le mascherature, non so se siete pratici di queste tecniche, ma è normale che con la fluid art si sbavi, perché anche se è plastificata, là dove c'è il bordo, è sotto un po' il colore se è fluido, perché noi utilizziamo il colore fluido, lo facciamo colare sopra, quindi non è la pennellata. Un po' può passare, ma non è un problema perché dopo si va a ritoccare il contorno. Ok? Quindi adesso vedrò se utilizzare anche, ho dei filler per fare il contorno. Ce l'ho bianco, questo oro e nero, ce l'ho quei tre colori lì. In realtà li uso pochissimo, però potrebbe essere un'idea contornarlo con questo per cercare di sbavare un po' meno. Quindi utilizzeremo, direi, i colori che proveremo per la rotonda sul mare, quindi semplici, non faremo una paletta immensa di colori. E in più nel cavalluccio voglio fare un po' l'effetto sabbia. Mi piace molto che vicino alla base scura del fondo ci sia questo colore un po' sabbia, un giallo dorato, ecco, non proprio il bianco. Quindi l'idea è di, adesso non so ancora cosa utilizzerò per fare la sabbia, ma quello che utilizzerò ve lo metterò in descrizione. In realtà avevo un residuo, dopo vado a vedere se è abbastanza per fare un po' questo effetto sabbia. Ok, io direi di non perdere altro tempo, direi che l'idea è chiara, anche perché qui di fianco a casa mia c'è un circolo ricreativo per gli anziani e oggi fanno una festa. E per cui ci sono, ogni tanto attacca la musica con le canzoni delle mondine, per cui arriva un po'. Insomma, non volevo che interferisse troppo, magari poteva anche essere interessante come sottofondo, ma diciamo che per stavolta me la risparmio, per cui la chiuderei qui. Vi lascio alla realizzazione di queste due opere e poi ci rivediamo come al solito alla fine per fare qualche riflessione, magari vediamo come va l'andazzo. Ecco appunto inizia già l'altoparlante, quindi vi saluto. Ci vediamo dopo. Buona visione.
Eccoci qui con i risultati asciutti. Allora, la rotonda è questa qui e il risultato mi piace. La paletta colori alla fine che avevo provato qui non è esattamente quella che ho rispettato qui, nel senso che qui ho utilizzato soltanto un azzurro, un blu verde, il bianco e il nero. Qui invece il nero non l'ho utilizzato qui, ho utilizzato l'azzurro e il blu verde, ma in più ho aggiunto un verde smeraldo poco e un blu di Prussia, che è un po' stato mangiato dal satin animal. Quindi iniziamo un attimo a commentarlo. E allora, il risultato globale non mi dispiace, sono abbastanza soddisfatta anche perché con le mascherature non sono proprio super pratica, nel senso che ne ho fatte poche. E il bloom non mi dispiace e il risultato proprio del bloom, direi che l'effetto mare è abbastanza riuscito, mi sembra. E quello che modificherei se dovessi rifarlo, metterei un pochino meno white mix, quindi quel bianco, quella speciale ricetta preparata col satin animal di DecoArt, ne metterei un po' meno perché tende a prendere un po' il sopravvento, quindi è un po' un equilibrio che bisogna trovare con gli altri colori. E poi di blu ne ho messo poco io perché avevo paura prendesse, in realtà si vedesse troppo, inscurisse, visto che c'era già una base scura, e invece un pochino di più ci poteva stare, quindi un po' meno di white mix e un po' più di blu. Però per il resto non mi dispiace. Anche il bordino fatto con il filler dorato mi ha aiutato a non sbavare troppo. Qui ho fatto qualche ritocchino a pennello, ma proprio poca roba, insomma tutto sommato non era neanche tanto sbavato. E una cosa che invece non si vede molto e che adesso forse qui dalla luce un po' si vede. Io da bagnato si vedeva di più. Qui la mia intenzione era di fare un fondo più chiaro che man mano diventava più scuro andando verso l'alto, quindi avevo usato 3 colori diversi in gradazione. Uno un po' più verde smeraldo, una via di mezzo tra il verde e il blu e qui il blu. Da bagnato questo stacco si vedeva molto, da asciutto si è un po' persa, la sfumatura si è decisamente persa, cioè sembra tutto blu, ecco, si è un po' appiattito il fondo. E invece qua doveva rimanere un po' più luminoso e diventare più scuro andando verso l'alto. Quindi dovendo, diciamo, rifarlo, sarei più attenta a creare uno stacco un po' più marcato nello sfondo. E poi la parte qui, di questo effetto qui fatto con la catenella, mi dispiace che nel video non si veda il passaggio dove intingo la catenella nel colore, ma c'è un motivo, nel senso che la videocamera che avevo dall'alto era già al massimo del suo zoom e non prendeva tutto il ripiano di lavoro, prendeva soprattutto la tela.
e siccome è un impianto un po' fisso, un po' complesso da spostare e io ero nel bel mezzo dell'opera, ho detto vabbè dai, aggiungo lo smartphone, metto il cellulare, così riprendo anche questo pezzettino perché effettivamente non si vede. E così ho fatto. Avete già capito che ho fatto un danno, nel senso che ho messo il telefono in modo molto frettoloso e anche disattento in mezzo, cioè nel suo supporto. Avete presente quelle pinze a molla che servono per tenere sul cellulare, no? Lo smartphone? Ecco, mettendolo dentro in modo frettoloso e anche un po' distratto, ho compresso il tasto sia dell'accensione in alto che del volume in basso. Morale della favola, nel giro di pochi istanti lo schermo è diventato nero, mi sono comparse queste microscritte in giapponese di cui ovviamente non conosco il significato, e è scattato il panico. Io stavo facendo queste che non potevo interrompere perché vanno fatte col fondo ancora bagnato, ok? E per cui mi sono sbrigata a fare questo pezzo e per farvela breve ho resettato il telefono, ok? Ho avuto poi un 72 ore di panico totale, ero completamente fuori di testa, cioè una roba da dover andare dallo psicologo. Quindi, cioè veramente, la dipendenza che abbiamo da questi oggetti è allucinante. Sembrava mi avessi perso un pezzo di identità. Quindi ho fatto 72 ore successive di passione, motivo per cui carico questo video con un giorno e mezzo di ritardo, però insomma ci siamo arrivati in fondo. Ovviamente ho perso tante informazioni, tanti contenuti perché non era ancora, non erano ancora stati soggetti al backup, quindi vabbè. Comunque, tornando alla nostra opera, questo è il risultato finale, nel senso che qua era mia intenzione fare qualcosa di un po' più fitto, un po' più ingarbugliato, ma quando ho visto che il mio cellulare mi stava abbandonando, che comunque stava succedendo qualcosa di grave, mi sono sbrigata un po' per terminare questa parte e l'ho lasciata così. Alla fine, insomma, non mi dispiace, non era esattamente quello che volevo fare, volevo dedicarci un po' più di lavoro, però è andata così e la parte quindi dove intingo la catenella nel colore non la vedete ma ve la posso spiegare, nel senso che io ho messo un po' di colore e ho usato il piano di lavoro, ma potete anche utilizzare un piattino o qualsiasi altro supporto, un po' di colore, ho messo un po' di verde, un po' di verdino, un po' di rosina, ho utilizzato anche un rosa chiaro, poi in descrizione comunque vi metterò tutto. E poi ci ho steso la catenella sopra, l'ho un po' spalmata in modo che si intingesse tutta intorno, ok? Poi l'ho presa e dopo insomma il resto si vede dal video. Ok, io spero che il video di passione eh, sia stato comunque di vostro gradimento. Vi lascio con l'appuntamento per la settimana prossima.